Ciao a tutti e benvenuti alle lezioni del team della Via Marziale. In questa prima serie noi affronteremo le basi delle arti marziali tradizionali. Io sono Roberto e potrai trovare tutte le informazioni su di me, sul mio percorso e sul mio metodo sul sito www.robertofagnani.com. In queste prime tre lezioni ci dedicheremo agli aspetti fondamentali delle arti marziali tradizionali. Andremo a limare i dettagli. Se è vero infatti che in questo periodo all'artista marziale manca il contatto, l'applicazione delle tecniche con l'avversario, con il compagno, è anche vero che può approfittare di questo tempo per lavorare sui dettagli, lavorare su se stesso ed esplorare alcuni aspetti della forma, dello stile che pratica, che fino a questo momento avevo un po' tralasciato. Prima di iniziare con le lezioni vere e proprie, voglio lasciarti due domande. Primo, perché studiando arti marziali, quando si arriva a combattere nella realtà, siamo costretti a cambiare stile? Mi spiego meglio. Chi pratica Kung Fu tradizionale, eh, Tai Chi, Karate anche, Kata, spesso si trova costretto nell'affrontare una situazione reale a cambiare modalità di combattimento. Non servono più gli stili, le forme, le sequenze che ha studiato fino a quel momento, ma deve nel Kung Fu ad esempio passare al Sanda, nel Karate al Kumite o alla kickboxing. Cosa manca all'arte marziale tradizionale per far sì che funzioni in una situazione reale? Lo vedremo con calma durante queste lezioni. Intanto però ti voglio fare la seconda domanda. Siamo sicuri che le arti marziali siano soltanto un modo per combattere? È ampio il panorama marziale orientale. Cosa c'è nascosto? Quali strumenti posso estrapolare da queste arti per vivere meglio a 360 gradi? Prima di iniziare con la prima lezione, una breve dimostrazione. E quale posto migliore di una cava abbandonata per simulare ciò che troviamo nella realtà? Un pavimento disconnesso, un suolo instabile. Ed è lì che entreranno in gioco tutte le nostre capacità condizionali e coordinative per chi è già nel settore. Il modo in cui riusciamo a muoverci dipende in gran parte da come riusciamo a coordinare tutte le catene cinetiche nascoste all'interno del nostro corpo. Prima di studiare quindi tecniche più avanzate, occorre anzitutto imparare a percepire ogni parte del nostro corpo. Per farlo, senza dubbio, il primo step è quello di lavorare sulla postura, sull'equilibrio. Questa prima lezione sarà incentrata proprio su questo argomento. Iniziamo con la respirazione, anch'essa una parte fondamentale delle arti marziali tradizionali. Molti di voi avranno sentito parlare della respirazione diaframmatica, la respirazione diaframmatica inversa e così via. Non voglio entrare subito troppo nel dettaglio, ma ti voglio consigliare di concentrare la tua attenzione sul baricentro naturale del corpo, qualche centimetro sotto l'ombelico. Per farlo, portiamoci subito le mani. Si respira con la pancia. Che significa? Respirare con la pancia non significa mandare l'aria nell'intestino. Piuttosto si tratta di allenare il muscolo del diaframma per far sì che si crei più spazio negli alveoli polmonari inferiori, in modo che immagazzinino una quantità maggiore di aria.
però senza entrare troppo nel dettaglio. L'attenzione sulla respirazione diaframmatica porta automaticamente la nostra concentrazione sul baricentro naturale del corpo. Primo step, quindi, appoggiare le mani sotto l'ombelico, chiudere gli occhi e fare alcuni respiri profondi. In inspirazione si dilata l'addome, in espirazione si contrae. Mentre faccio questo, inizio a lavorare su ogni parte del corpo partendo dai piedi. Li posiziono alla larghezza delle spalle. Le gambe non sono completamente dritte, ma sono piegate all'altezza delle ginocchia. Il bacino è leggermente retroverso, in modo da allungare la spina dorsale. Le spalle sono dritte ma rilassate verso il basso. Il collo in linea con la schiena e la testa appesa ad un filo. Continuo a respirare. Più avanti vedremo gli esercizi di mobilità. Per il momento limitiamoci a capire i meccanismi del corpo in uno stato di equilibrio meccanico. Cosa significa? Stare in posizione retta utilizzando il minor numero di muscoli possibile. Ad ogni espirazione mi rilasso un po' di più. Naturalmente il suolo sconnesso fa parte del gioco. Non so se avete la possibilità di allenarvi all'aperto, ma ve lo consiglio, perché simula la situazione reale e aiuta l'organismo a creare questa sinergia con la temperatura stagionale. Rilasso le mani e successivamente utilizzeremo questa posizione per iniziare a coordinare tutti i movimenti del corpo che faranno in modo di ottimizzare il trasporto della forza dalle estremità inferiori alle estremità superiori. Termina qui la prima lezione. Nella prossima vedremo le posizioni di base dello Shaolin Kung Fu tradizionale, soltanto alcune, e scopriremo un trucco per spostarsi da una all'altra senza perdere l'equilibrio. A presto!